Spettacolo ragazzi, spettacolo, spettacolo, grandissima Inter davvero, prova di carattere, di forza, di squadra, insomma ne parleremo tra poco. E intanto ben ritrovati qui sul canale a tutti e a tutte, chiaramente grandissima serata, grandissima giornata. Volevo giusto spendere, prima di entrare nel merito della partita dell'Inter, di Atalanta-Inter, giusto un paio di considerazioni per quelle che sono state le partite del pomeriggio, perché in effetti questa che poteva sembrare una giornata insomma svantaggiosa per quanto riguarda per l'appunto Atalanta-Inter, perché comunque il Napoli poteva approfittarne di questo scontro diretto, invece si è rivelata chiaramente tutto l'opposto, fortunatamente poi per quanto riguarda noi tifosi dell'Inter. Partendo proprio da Venezia-Napoli, una partita che sulla carta, e poi durante la settimana ne avevamo sentite di cotte e di crude. Normalmente il Napoli doveva fare un sol boccone del Venezia, doveva essere una partita super facile, una partita comunque che per il Napoli era abbastanza agevole, e onestamente anch'io pensavo che il Napoli non sbagliasse chiaramente questo tipo di colpo, di occasione che poteva avere, ma in realtà è questo il bello, chiaramente il calcio è anche questo, la stranezza del calcio è anche questa. È di fatto un Napoli che comunque è stato abbastanza sottotono, un Venezia che ha fatto una partita davvero ottima, ha consentito poi una prestazione che al Venezia ha consentito poi di ottenere un pareggio, e tra l'altro poteva anche essere nelle fasi finali una vittoria. Davvero un Napoli che è irriconoscibile, onestamente un po' arriva a confermare quelle che sono state anche le ultime stagioni di Conte, per esempio anche al Tottenham, che parte alla grande e poi dopo un po' comunque riesce, cioè va a perdere un po' quello che è questo inizio, no, fantastico, lo va poi a perdere verso il finale di stagione. Ma chiaramente dico, il campionato è ancora lungo, ancora ci sono tante giornate davanti scusate, non vuol dire assolutamente nulla, cioè non c'è ancora nulla di certo. È chiaro che queste sono partite che poi hanno un certo peso specifico, visto che comunque siamo nella fase finale del campionato, però ancora la distanza, diciamo, non è assolutamente larga, quindi vedremo un po' quello che succederà poi nelle prossime partite. E poi andando nel pomeriggio a Fiorentina-Juventus, che in realtà era una sfida più per la Champions League, una Juventus totalmente in bambola, ragazzi. Io vi rimando al contenuto che avevo fatto sul discorso della competenza proprio, no? Della classe dirigente in generale delle squadre. In quel caso mi riferivo di più al Milan, ma comunque anche alla Juventus. Molte scelte secondo me sono state sbagliate, molte scelte sia dal punto di vista della gestione che dal punto di vista proprio tecnico dei giocatori, dello staff. Insomma, è una situazione che comunque è abbastanza complicata e anche avvincente da questo punto di vista, perché comunque il Bologna tra l'altro nel pomeriggio ha distrutto la Lazio, quindi si è preso il quarto posto, quindi una lotta per il quarto posto che è molto avvincente, anche diciamo che va anche a, come dire, a combaciare un po', no? con quella per il vincere lo scudetto. Quindi insomma è una lotta a 6 squadre fondamentalmente, quindi con Bologna, Juventus, Fiorentina, mettendo centro anche il Milan, che fino a qualche settimana fa sembrava fuori da tutto. Insomma è davvero interessante questa Serie A. E poi volevo andare insomma all'argomento principale, che è per l'appunto la nostra Inter, che va a vincere una partita di carattere, di forza, di squadra. E il mio titolo è un omaggio, come avrete potuto capire, o per chi non lo sa, comunque al maestro Fabrizio De André, che nella famosa canzone La città vecchia diceva, Via del Campo, diceva per l'appunto che dai diamanti non nasce niente, dall'etame nascono i fior. Perché dico questo? Perché fondamentalmente è un omaggio ad Inzaghi, più che a questa partita nello specifico, ma è un omaggio di Inzaghi, perché se ripensiamo a quando Inzaghi ha preso l'Inter, tutto quello che si diceva, tutti i giocatori che erano stati venduti, tutti i giocatori che erano stati comunque la situazione in generale della squadra, no? Che non era chiaramente rosea, perché comunque Conte aveva lasciato la squadra, come dire, così dal nulla, no? E quindi c'era questa situazione di incertezza.
e il fatto che Inzaghi, che comunque è un allenatore giovane, ed è ancora dico un allenatore giovane, che arrivava sulla panchina dell'Inter dopo quella della Lazio, poteva essere una situazione che è veramente, diciamo, difficile o comunque complicata, tant'è che c'erano comunque molti opinionisti, molti giornalisti che davano l'Inter come quinta o quarta forza del campionato, e invece guardiamo oggi a dove siamo arrivati, guardiamo oggi con tutte le difficoltà, con ancora nuovi infortuni, con Dumfries che chiaramente si è infortunato e speriamo non sia nulla di grave, ma comunque nonostante tutti gli infortuni, nonostante una situazione complicata, nonostante un Atalanta che è arrivato da un periodo di grossissima forma, l'Inter va a vincere una partita in maniera meritata. Comunque adesso entreremo nell'analisi di alcune situazioni, e comunque spezza un po', no, quello che è l'equilibrio del campionato, prende questi 3 punti di vantaggio dal Napoli, 6 punti dall'Atalanta. Vedremo un po' quello che succederà chiaramente nelle prossime giornate. Tra l'altro la prossima giornata dopo la pausa delle nazionali sarà una giornata potenzialmente, anche se abbiamo visto che comunque queste cose non esistono fondamentalmente, quindi potenzialmente a favore dell'Inter, con lo scontro Napoli-Milan e Fiorentina-Atalanta, quindi vedremo un po'. Andando alla partita interpretata alla grande, una partita che inizia subito, diciamo, una partita dinamica fondamentalmente, molto combattuta. All'inizio però l'Inter i primi 17 minuti sembrava poterla, diciamo, prendere in mano a Zannare, perché era quello che stava facendo. Poi tra l'altro ha aggredito davvero l'Atalanta molto alto, quindi impedendo un po', no, quello che era il fraseggio dell'Atalanta all'inizio, lo sviluppo veloce della manovra dell'Atalanta. È un Inter che comunque va molto vicina al vantaggio con un'azione di Thuram e di Lautaro fantastica, un'azione, una verticalizzazione e uno scambio tra Lautaro e Thuram, che all'inizio è stato un po' fortunato perché c'è stato, diciamo, un rimpallo su un difensore dell'Atalanta, però poi Lautaro riesce a dare la palla a Thuram con un passaggio da vero campione, un passaggio fantastico davvero, e lì Thuram normalmente ci ha abituato a metterla dentro, però in realtà, diciamo, prende il palo. Dopo successivamente ci sono state 2 chiare occasioni ancora una volta per l'Inter nella stessa azione, però insomma il gol non è arrivato. L'Atalanta subito dopo, insomma dopo il 17esimo, prende un po' in mano le redini del gioco, cerca un po' di rispondere, ha un'occasione molto bella con Pasalic, grande parata di Sommer in quel caso. Poi di nuovo l'Inter riprende il gioco in mano. Devo dire che inizialmente mi era piaciuto molto Barella, perché c'era questa, diciamo, questa posizione, non so se l'avete visto, è stata anche un po' sottolineata forse dal discorso che Ederson dopo è andato da Gasperini a chiedere come dovevano disporsi in campo, soprattutto per, diciamo, poter stoppare per l'appunto Barella, perché se ci avete fatto caso l'Inter praticamente raddoppiava a sinistra con Barella e Mkhitaryan, e quindi Ederson era fondamentalmente in difficoltà anche sul recupero di palla, sulla gestione del pallone. Barella molto spesso dalla destra veniva a sinistra, quindi c'era questa sorta di, come dire, affollamento, se così possiamo dire, al lato sinistro, che è un lato fondamentale, il lato destro dell'Atalanta, quindi creava probabilmente qualche problema all'impostazione dell'Atalanta. E mi è piaciuto molto questo movimento di Barella, devo dire. Barella ha fatto una partita di sostanza, una partita che inizialmente, come dicevo, mi stava piacendo, poi è entrato un po' in un periodo in cui ha cominciato a sbagliare qualche passaggio, però la sostanza rimaneva sempre quella, ecco, il carattere ce lo metteva sempre, che è quello che ammiriamo anche di Barella. Quindi partita positiva comunque di tutti, partita che poi nel secondo tempo l'Inter ha interpretato alla grande. Voglio spendere 2 parole anche sull'arbitro. In realtà a fine primo tempo stavo pensando: Massa sta arbitrando molto bene, mi sta piacendo molto il metodo di giudizio, perché sta lasciando un po', diciamo, scorrere la partita, i duelli eccetera. Non ero molto d'accordo sull'interpretazione del fallo, se ricordate, tra Thuram e Kolasinac, perché Thuram stava andando verso la porta, Kolasinac si disinteressa chiaramente del pallone, però l'arbitro in quel caso non fischia calcio di punizione, a mio parere sbagliando. Però se poi andiamo a prendere, diciamo, un po' tutta la gestione della partita nel primo tempo, ero soddisfatto, cioè onestamente mi trovavo d'accordo con il metodo di giudizio dell'arbitro. Nel secondo tempo ha totalmente cambiato il metodo di giudizio, ha perso fondamentalmente il controllo della partita, prima di tutto perché c'era il secondo gol dell'Inter, era un gol regolare, quello che è stato annullato poi a Lautaro.
Era un gol regolare perché era un contrasto di gioco normalissimo, dove Lautaro, sì, è chiaro, non guarda subito il pallone, cerca di prendere posizione, va spalla contro Ginziti, che comunque è il doppio di Lautaro, e Ginziti si lascia cadere chiaramente. E poi Lautaro mette la palla in rete dopo sull'azione successiva. Questo non è mai fallo, soprattutto per il metodo di giudizio che ha attuato, perché se andiamo a vedere, ricordandoci, no, quell'azione tra Thuram e Kolasinac che non è stata assolutamente sanzionata, allora neanche questo dovrebbe essere sanzionato. Comunque, andando per ordine, abbiamo sul calcio d'angolo, poi speriamo che il tifoso comunque che si è sentito male sugli spalti si sia ripreso assolutamente, un grosso in bocca al lupo a lui e alla famiglia, insomma mi auguro non sia nulla di grave, non sono arrivate grandi notizie da questo punto di vista. E quindi dopo questa interruzione su questo calcio d'angolo, Carlos Augusto, che non è nuovo a questo tipo di, diciamo, di scorribande offensive, di gol sul calcio d'angolo, Carlos Augusto, partita davvero solida, giocatore che si sta dimostrando davvero valido, e ha fatto praticamente un gol fotocopia come quello che aveva fatto con il Como, sbloccando la situazione. Quindi grandissima interpretazione della partita. E ripeto, poi arriva questo secondo gol annullato, ingiustamente a mio parere, e successivamente arriva l'espulsione di Ederson. Adesso qui io voglio spendere ancora due parole, perché normalmente mi trovo d'accordo con quello che viene detto, diciamo, da Stramaccioni, eccetera, però se il metro di giudizio dell'arbitro è sempre stato questo comunque in partita, no? Di farsi rispettare, eccetera, un giocatore, regolamento alla mano, che sbeffeggia l'arbitro e sbeffeggia in generale comunque la posizione dell'arbitro, il ruolo dell'arbitro, deve prendere doppio cartellino giallo, che è stato esattamente quello che è successo. La prima volta manda a quel paese l'arbitro, la seconda volta continua, si gira, sbeffeggia l'arbitro, cartellino giallo automatico. Questo non si può sempre tenere in conto il discorso, sì, però la partita, però, perché altrimenti l'arbitro perde la sua funzione di direttore di gara e diciamo si lascia alla mercé dei giocatori, e non funziona, non è assolutamente così e non deve essere assolutamente così. E questo non è che lo dico perché va a favore dell'Inter, ma deve essere questo il metro di giudizio e di applicazione di un arbitro. Non può un giocatore mancare di rispetto all'arbitro. Quindi secondo me espulsione sacrosanta per doppia ammonizione. Bastoni è stato espulso anche, forse poteva diciamo arrivare qualche secondo prima l'espulsione, forse, ma non avrebbe cambiato comunque il risultato della partita, che ha visto l'Atalanta segnare e fare nessun tiro in porta praticamente nel secondo tempo, se non nel finale di partita con Zappacosta, un tiro che è andato praticamente fuori dallo stadio quasi. Quindi fondamentalmente una partita che anche nel secondo tempo l'Inter ha interpretato in maniera solida, e onestamente mi sono piaciuti tutti, anche Mkhitaryan per esempio, che poi è stato sostituito con Frattesi, che Frattesi è entrato anche molto bene, ha dato comunque molta sostanza, molta dinamicità. Peccato che ha sbagliato un gol fondamentalmente clamoroso, non da lui onestamente. Dumfries si è infortunato su questa caduta, che l'ho vista bene, diciamo, ha lasciato un po' la gamba, gli è rimasta la gamba sotto, no, in questo scontro con Ruggeri, e probabilmente aveva il muscolo in tensione, e cadendo chiaramente non in una maniera naturale ha fatto sì che il muscolo insomma rimanesse in tensione, quindi penso che possa essere una contrattura. Mi auguro che sia qualcosa di risolvibile comunque in poco tempo. Però poi entra Bissek come quinto di destra, come sappiamo non è il suo ruolo, e fa una partita anche lui sorprendente. Sbaglia chiaramente la finalizzazione su un'azione chiara, insomma, da gol, però fa una partita di sostanza, insomma, alla fine chiude molto molto bene gli spazi all'Atalanta, non riesce fondamentalmente a fare nessun tipo di azione, quindi bene così davvero. Non ho nulla da rimproverare a nessuno. Acerbi, partita fantastica, ha messo in tasca Retegui, no? Come normalmente dicono, c'è questo tipo di espressione, Acerbi ha messo in tasca l'attaccante, e quindi in questo caso ha messo in tasca Retegui, ma devo dire Acerbi, con la collaborazione di tutti i suoi compagni, con i suoi compagni di reparto, partita davvero attenta, davvero ottima da parte di tutti. E poi insomma la coppia d'attacco molto bene. Lautaro ha fatto, devo dire, un lavoro spalla alla porta importantissimo, molto buono. Thuram peccato, perché comunque ha giocato molto bene, molto mobile come sempre, peccato che non ha trovato il gol, aveva avuto questa occasione molto molto chiara, però pazienza, va bene così. Felicissimi,
andiamo a questa pausa per le nazionali che comunque consentirà forse a qualcuno, insomma, di recuperare un po' la forma, anche se molti giocatori sono impegnati in nazionale, però va bene così. Grandissima vittoria in un campo molto molto difficile, in una situazione molto molto difficile, quindi bene, andiamo avanti così, vediamo le prossime partite, non è ancora deciso nulla, non mi piace fare questo tipo di slogan, campionato finito, eccetera, perché non è finito, il campionato è lungo, il calcio è strano, quindi concentrazione massima e andiamo per le prossime. Grazie ragazzi, un saluto.